L'inverno si sta per avvicinare, se non volete rinunciare al basilico bisogna conservarlo. Oggi andiamo a vedere in questo video alcuni metodi per conservare perfettamente il basilico, tanto da averlo sempre fresco, verde e a portata di mano. Iniziamo. Per prima cosa bisogna tagliare le foglie e per comodità io vado a mettermele in uno scolapasta. Raccolte tutte le foglie andiamo a staccarle dai rametti. Vi ricordo che le foglie non vanno staccate dai rametti, ma va tagliato tutto il rametto. Lo si pota praticamente. Rimossi tutti i rametti, andiamo a sciacquare il basilico sotto acqua corrente fredda. Sciacquate le foglie, le lascio sgocciolare, le ho messe in questo scolapasta e sotto ci ho messo una bowl. Una volta sgocciolate le mettiamo ad asciugare su di un canovaccio. Per fare più veloce possiamo, con l'aiuto di un altro canovaccio, tamponarle leggermente. Una volta asciugate le foglie vi mostro il metodo più semplice e più veloce, il classico, cioè in pratica andiamo a mettere in un vasetto di vetro le foglie una per una senza pressarle, che poi andranno congelate. Eccoci qui. Guardate, nonostante io non abbia pressato, ce ne sono entrate davvero tante. Chiudiamo per bene con il coperchio e mettiamo nel congelatore. Un altro metodo molto utile è quello di utilizzare una formina per il ghiaccio. In questo caso però conviene spezzettare rigorosamente a mano, onde evitare possibile ossidazione da parte delle foglie di basilico. Spezzettiamo a mano le foglioline e le disponiamo nelle formine. Eccoci qua, una volta riempite tutte le formine possiamo tranquillamente mettere nel congelatore. Congelate, se vogliamo salvare spazio, possiamo poi mettere i cubetti nelle bustine gelo. Ultimo rimedio per surgelare è l'utilizzo di un sacchetto gelo. Mettete le foglie di basilico una per una così alla rinfusa, senza riempirlo troppo. Fate uscire l'aria senza schiacciare tantissimo le foglie. Lo andate a chiudere e ve lo surgelate sempre pronto all'uso. Andiamo avanti adesso con un altro rimedio. Praticamente metteremo il basilico sotto sale e poi lo conserveremo in frigorifero. Primo strato di sale, andiamo a mettere sempre una per una le foglioline di basilico. In questo caso bisogna per forza pressarle un po'. Fatto un primo strato, mettiamo un altro po' di sale grosso. Come vedete io sto usando quello rosa dell'Himalaya, ma va bene anche il normale. Ancora un po' di sale. Guardate, nonostante io non abbia pressato molto, ce ne vanno davvero tante. Mi sa che però a questo punto posso chiudere. Eccoci qua. Allora, copriamo con del sale. E poi mettiamo dell'olio extravergine di oliva, solo per bagnare il sale. E chiudiamo con il coperchio. È chiaro che anche il sale si aromatizzerà e quindi lo potete usare anche in altre preparazioni. Attenzione alle foglie di basilico. Se le utilizzate prima di mettere il sale, potete anche prenderle e metterle laddove serve. Se le mettete però dove già avete salato, in preparazioni in cui già avete aggiunto il sale, mi raccomando, ricordatevi sempre di sciacquarle prima di utilizzarle. Ora lo andiamo a posare in frigorifero. Mi raccomando, questo può stare in frigorifero per diversi mesi. Chiaramente sempre con il tappo ben chiuso e ben conservato. Andiamo avanti. Andiamo adesso a vedere l'ultimo rimedio, da mettere sempre in frigorifero. Anch'esso può stare molti mesi. Iniziamo subito. Per prima cosa
olio extravergine d'oliva, facciamo una piccola base e poi piano piano andiamo ad inserire una fogliolina per volta. Fatto il primo strato andiamo a mettere un po' di sale doppio ed aggiungiamo dell'altro olio extravergine d'oliva e andiamo avanti. Altro strato, sale, olio extravergine d'oliva e andiamo avanti. Altro strato ancora, sale, olio extravergine d'oliva e andiamo avanti. Strato finale, pizzico di sale e copriamo completamente fino all'orlo di olio extravergine d'oliva. Chiudiamo anche questo con il coperchio e mettiamo in frigorifero. È naturale che anche l'olio si aromatizzerà, quindi lo potete usare tranquillamente in diverse preparazioni. Se andate a prendere l'olio e ci sono ancora le foglie, mi raccomando, ricordatevi di rabboccare l'olio perché le foglie devono essere sempre coperte completamente dall'olio. Sarei davvero molto curioso di sapere anche voi come conservate il basilico, pertanto se vi fa piacere scrivetelo nei commenti. Nel frattempo, se volete dei consigli su come conservare il prezzemolo, vi lascio il link nella info box. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito sempre!